vorremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumo Tire, nient'altro che qualità. Ben ritrovati amici di Radio Rossonera, ben ritrovati in questo venerdì 15 novembre del 2024. Buongiorno a tutti, buon fine settimana più o meno che si apre con questo mattino Milan di venerdì. Saluto Enrico Boiani, ciao Henry. Ciao, buongiorno a tutti. Un fine settimana denso di sport, non di Serie A, non di calcio, ma denso di sport. Si decide il mondiale MotoGP, le ATP Finals, insomma ci sono un sacco di cose da vedere. La Nations League, che so che appassiona tantissime persone. Se non vi appassiona la Nations League, mettete like a questo video. Se non ve ne frega una mazza, mettete like, iscrivetevi al canale e lasciate un commento. Se invece siete appassionati, vi piace questa nuova Italia, non vedete l'ora di andare a San Siro o di vedere in TV Italia-Francia, mettete like a questo video, iscrivendovi al canale e attivando la campanella. Oppure fatelo per me, mettete like perché da un mese e mezzo ho i lavori sopra casa. Esatto. Anche in questo video. Vi posso dare questo leak, questa anticipazione. Stanno costruendo Dubai sopra casa di Simone Cristaldo. È un nuovo San Siro, credo, forse lo stadio direttamente qua sopra, probabilmente, non lo so. Comunque, vabbè, se sentite rumore, perdono. Detto questo, due argomenti di quest'oggi. Il secondo è il mercato. Ve lo preannuncio già, magari l'avete già visto anche dalla copertina, ma ce lo lasciamo per la seconda parte. Nella prima volevo fare due chiacchiere sulla nazionale, ma non per la nazionale in sé. Volevo fare due chiacchiere sulla nazionale riferita al Milan, Henry. Perché mi è capitato spesso di vedere la nazionale da quando è ripartito questo nuovo ciclo, questo nuovo modo di mettere in campo la nazionale, soprattutto da dopo l'europeo, mal giocato e mal vissuto dalla nazionale. Devo dire una cosa riportata al Milan, ecco, vedendo la nazionale mi viene sempre più spontaneo riconoscerla sul campo. Cioè, partita dopo partita, vedo ogni tanto qualche piccola micro differenza, ovviamente adattandosi all'avversario, adattandosi a quelle che sono le caratteristiche del giocatore X piuttosto che del giocatore Y. Se gioca un giocatore in più o in meno offensivo, eccetera. Ma tendenzialmente, se io dovessi dire la nazionale di calcio italiana gioca 1, 2, 3, 4, 5, e sono i 5 punti in cui gioca la nazionale, ha iniziato la giornata 1 di Nations e alla giornata 5, cioè quella di ieri, è ancora così. Cioè, è molto ben riconoscibile sul campo. È riconoscibile con la linea di difesa come si comporta, su quanto e come vuol tenere il pallone, su come e quanto intasa il centrocampo per avere la gestione del pallone, dei ritmi e del gioco, su come riesce ad attivare i giocatori che non sono tanto attaccanti, ma si ritrovano ad essere degli attaccanti nel senso vero del termine, cioè gente che attacca l'avversario occupando lo spazio, buttandosi dentro quando serve, facendo gol con giocatori che non sono propriamente punte. È un modo di giocare a calcio, giusto o sbagliato che sia, per ora direi giusto, visto i risultati che porta, ma è molto ben riconoscibile. Ecco, questo per me invece è, purtroppo, mi viene da dire, dopo 3 mesi di stagione, il più grande difetto del Milan che in questo momento ancora ritrovo. Cioè, è l'identità. Milan ha cambiato pelle almeno 2 o 3 volte, ha difeso in un modo nelle prime, ha difeso in un modo nelle altre, difende in un modo nelle grandi partite piuttosto che invece difende in un modo nelle partite che ritiene meno impegnative, attacca in un modo in alcune partite, è molto diverso uno dall'altro e questa cosa qui la può fare una squadra matura per me. Il Milan che ancora non ha certezze, invece di essere camaleontico, va incontro a un discorso diverso, ovvero quello di essere confuso. No, ma il confine è molto sottile, Simo, cioè il confine tra l'essere camaleontici e l'essere appunto caotici e il non avere un'identità ben precisa è estremamente sottile. L'abbiamo sempre detto, il fatto che il Milan non abbia e non abbia mai avuto in queste prime 15 stagionali una sorta di 11 tipo,
perché abbiamo avuto il Milan iniziale con Pulisic in mezzo, poi non funzionava, siamo passati alle 2 punte, poi dopo un tot di giocare con le 2 punte siamo tornati a giocare in un altro modo, rimettendo Pulisic in mezzo, e poi il centrocampo 3, e poi l'espediente di Musa, e anche le coppie centrali. Quante volte sono cambiate le coppie dei 2 centrali di difesa? I giocatori messi in panchine punitive, i giocatori in mezzo al campo. Fortunatamente è stata la cosa meno toccata, anche se a inizio stagione inizia Loftus-Cheek, e Loftus-Cheek comunque quando viene utilizzato soprattutto lì, se manca qualcuno. Insomma, non c'è un 11 tipo con 4-5 giocatori che sono i primissimi rincalzi, no? Se penso all'Inter, penso a una cosa simile, no? Se penso al Napoli di Sarri ai tempi, alla Juve di Allegri ai tempi, cioè se penso alle squadre vincenti, penso a squadre che hanno un 11 tipo, un'identità super precisa, e hanno quei 3, 4, 5, 6, a seconda delle occasioni, giocatori che danno una mano dalla panchina, cioè non hanno 22 titolari, sta roba secondo me un po' deve finire. E quindi manca questo, è mancato questo. Non abbiamo mai visto lo stesso 11, non l'abbiamo mai visto né a livello di nomi, cioè di uomini, né a livello tattico, come dicevi tu. Ma lo stesso Fonseca in conferenza, se non sbaglio, aveva detto, parafrasando, contro l'Udinese giochi in un modo, contro il Monza giochi in un altro, contro il Cagliari giochi ancora in un altro modo, e forse questo ci ha un pochino, non lo so, fatto confondere forse. Cioè, prima dovremmo pensare a cosa vogliamo essere noi e cosa dovremmo essere noi, prima che pensare agli altri. Poi, in base a come vuoi essere tu, ti adatti anche agli altri. Insomma, vedendo la partita di ieri è stato un po' il pensiero principale questo, poi al di là dei singoli, di chi fa gol, chi fa assist, perché poi abbiamo visto l'Italia cambia praticamente quasi sempre il marcatore, tendenzialmente non c'è un giocatore che fa i gol, ma è più una cooperativa, cosa che dovrebbe essere anche al Milan, visto che non abbiamo la punta da 30 gol, ecco, dovremmo essere più o meno simili in questo. Però devo dirti, cioè, ti siedi sul divano e ti aspetti la partita che vedi, ecco, che non vuol dire annoiarsi, vuol dire sapere che vedrai la partita dell'Italia. Ecco, quando ti siedi sul divano, magari per un avversario può essere divertente, ma la partita del Milan non sai come andrà, che Milan sarà, come giocherà. Ci sono dei principi che ogni tanto si ripetono, soprattutto nell'ultimo periodo, ma poi soprattutto rispetto agli avversari noi cambiamo parecchio, forse troppo. Ma vabbè, questo è un discorso generale nato dalla partita di ieri dell'Italia, che è prima, a cui basta un punto con la Francia, quindi pareggiare, rilasciare la Francia a debita distanza per vincere il proprio girone, passare come prima ai quarti di Nations, dove è già qualificata, e basta così. Passerei al mercato, Henry, a questo Sì, punto. Ne avevamo direi di sì. parlato non ieri, ma l'altro ieri, di Reda Eccoci qua. Belayan. Magari ci avevate visto anche fare due chiacchiere nel recente passato e nella scorsa sosta su notizie che erano uscite su Berardi, su Frendrup, e le avevamo un pochino lasciate lì. Su Belayan torniamo. Su Reda Sì. Belayan torniamo. Perché invece Torniamo, c'è... Simo, perché insomma, Mm. perché qualcosina c'è, cioè, l'avevamo già detto anche nel reel pubblicato sul nostro profilo Instagram, parlando appunto di Frendrup e Belayan. L'avevamo anche intitolato bomba di mercato, ma non è tanto bomba di mercato, la questione è che qualche chiacchiera c'è stata, e quindi è un nome che diventa interessante, anche perché essendo esploso in questi pochi mesi non è che costa troppo, e sappiamo che il prezzo è una componente che il Milan tiene assolutamente in considerazione, se non addirittura tra le prioritarie quando va a comprare un giocatore. Benasser ieri ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram in cui, diciamo, palleggia, fa dei passaggini con entrambi i piedi per dimostrare, insomma, che è sulla via del ritorno e che pian piano sta tornando, però bisogna capire come tornerà.
questo ragazzo, cioè bisogna capire con che condizione tornerà, se potrà essere della causa fino alla fine dell'anno. Ecco, vanno fatti dei ragionamenti. Se questo ragazzo continua a giocare, e parlo di Belayani in questo caso, continua a giocare con continuità, continua a offrire buone prestazioni, per me diventa un nome molto interessante, Simo, ma dico molto interessante per un semplice motivo: rientrerebbe nelle liste Serie A per questioni emotivi di età, perché è molto giovane. Ha il passaporto francese, quindi anche a livello di slot extracomunitari, arrivando alla Serie A ci sarebbero pochissimi problemi e soprattutto, lo ripeto e lascio a te, costa poco. Sì, costa poco per definizione, nel senso che costa intorno ai 10 milioni o poco più o poco meno, insomma, poi dipende anche come va questo mese e mezzo che magari ci separa dal prossimo mercato. Metti che fa un mese e mezzo pazzesco a un livello tecnico incredibile, è ovvio che a quel punto il Verona si siede e magari ti chiede qualche spicciolo in più. Se invece fa e continua a essere questo, intorno ai 10 milioni più o meno l'affare si può fare. Non è una roba sconvolgente, è qualcosa che probabilmente ti serve, perché in mezzo al campo abbiamo bisogno di una mano, lo sappiamo, è inutile che ce lo raccontiamo per la 130esima volta. Stavo vedendo anche un pochino le caratteristiche di questo giocatore, che sono andato a vedermi un po' il confronto con Youssouf Fofana, perché ovviamente nulla gli si può dire dal punto di vista tecnico, insomma, come conduce, come trasmette la palla, insomma, è un giocatore tecnico, niente da dire. È ovvio che magari potrebbe lasciare giù qualcosa dal punto di vista fisico, dal punto di vista difensivo. Sono andato a vedere un po' le valutazioni di Sofascore su Fofana e Belayan per i contrasti vinti in Serie A e hanno esattamente la stessa percentuale, anzi in realtà Fofana ha vinto il 47% dei contrasti totali e il 55% di quelli a terra per essere precisi, con l'11% di quelli aerei. Ovviamente quelli aerei di Belayan no, ma quelli a terra sono il 56 e quelli totali sono il 53. Questo per dire che comunque è un È un bel giocatore torello, anche se alto sì, 1,73 è un bel torello. che non è uno che disdegna la fase difensiva, è uno che mangiucchia i polpacci. Questa è la sua scheda, come detto è un 2004, 20 anni, gioca nella nazionale marocchina anche se ha il doppio passaporto, essendo nato in Francia, piede destro, lo sappiamo, però essendo anche comunque un giocatore della nostra Serie A non andrebbe a impattare né sulle liste né per quello che riguarda appunto la sua età, visto che è un 2004 e quindi può essere iscritto nella lista Serie A, discorso diverso per la lista Champions League, perché non avrebbe 2 anni di settore giovanile, lo sappiamo, e quindi andrebbe nel caso inserito in lista Champions League togliendo un giocatore attuale. Ma questo è un discorso che si vede poi. I contatti ci sono, Henry. I contatti con la gente ci sono. La gente che ha fatto un pochino filtrare che forse è ancora un po' presto per, Ci sta. diciamo così, dare un contorno alla questione, però i contatti preliminari ci sono, cioè non è un nome buttato a caso. Ecco. Questo No, è lo stato dell'arte al momento. poi bisogna capire una cosa, Simo, cioè la questione fondamentale da capire è: serve con Bennacer o al posto di Bennacer? Perché dal mio punto di vista, con un Loftus-Cheek in queste No, condizioni, seria con. Cioè, non stai ecco, spendendo 30 milioni, cioè. no, dico, non parlo a livello economico, parlo proprio a livello di usabilità, ecco. No, Cioè, no, ma infatti, cioè, se aggiungo un giocatore in più, anche se fossero un surplus, cioè, lo faccio con 10 milioni, cioè, non è che... ecco, Cioè, anche perché Fofana, Reinders, punto, ne abbiamo parlato ieri di Loftus-Cheek, dell'avvio di stagione di Loftus-Cheek, Bennacer nelle sue condizioni, cioè per me va aggiunto, non va a sostituire Bennacer. Poi capiremo cosa fare per le liste eventualmente, soprattutto per la lista Champions. Però comunque per la Serie A io butterei dentro, sperando che Bennacer torni a buoni livelli e sto, cioè senza andare a fare cessioni, ecco. Harry, noi ci ritroviamo tra poco per
lunch, talk e poi il nostro weekend di sport, come detto. Eh sì, il nostro weekend di sport, e sperando che, anche se è una missione impossibile, ma sperando che Pecco vinca il titolo, difficilmente accadrà quest'anno, e che Jannik Sinner, che è quel vecchio cuore di Jannik Sinner, che tra l'altro, se non sbaglio, ha pure incontrato Fonseca in questi giorni, vinca anche le ATP Finals, visto che vince tutto, speriamo che vinca anche quelle. Va bene, a dopo, ciao. Potremmo convincerti con la nostra esperienza nel motorsport o con le nostre partnership sportive. Ma non basta. L'unica cosa che conta in uno pneumatico è la sua qualità, in qualsiasi condizione. Kumho Tire, nient'altro che qualità.